Si stanno dando da fare là sotto. Già. Qualcosa non va, dottor Galen? Chissà a Lebedev se sentono la mancanza della loro vecchia vita. Assolutamente no. Ne sei certo? Non dovrei? Con la vostra scienza gliel'avete sicuramente migliorata. Eppure, qualcosa mi dice che nel profondo siano in molti ad avvertire un lieve senso di nostalgia. Voi avete dato loro un'opportunità. Adesso non sanno più cosa sia la fame, la carestia. Un'opportunità, sì. Del resto, non hanno avuto altra possibilità che sottomettersi. Maestro, la nostalgia è un sentimento nobile. I tempi però cambiano, anche grazie a quelli come noi. Non vorrete rinnegare il vostro operato, la vostra stessa esistenza. No, ma in fondo ho solo creato cose. Non è ancora arrivato il suo momento. Arriverà, prima o poi. La sala operatoria è pronta. Manca solo il paziente.
Vi vedo cupo in questi giorni. Abbiamo avuto momenti peggiori. Possibile che queste scoperte non vi diano alcuna soddisfazione? Impiantare, tra gli altri, testicoli animali dovrebbe forse rendermi felice? Mi avete capito, dottore? Ringiovanire un corpo umano tramite l'uso di organi animali, dico, non mi dà... Alcun potere? Mi ferve soltanto l'amore dell'uomo, l'amore di Dio, dai campi, dai prati, ritorno e fare sollevare giara, mi sono tratto, Chissà se riusciremo mai a comprenderne il segreto. La natura ne ha tanti. È un'entità molto antica. Tu dici antica, Lebedev. Io dico capricciosa. Non lo sono anche gli scienziati? Sì, ma per noi ad ogni capriccio corrisponde una rinuncia. Lebedev, tu non hai mai dovuto rinunciare a qualcosa.
Non sapevo ci fosse un cimitero da queste parti. Cosa sei andata a fare sin lassù? Ero lì per caso. Sì, per caso. Stavo passeggiando e ho visto il dottor Galen entrarci. Sei una piccola curiosa. Comunque non c'è niente da nascondere. Quel cimitero lì fa parte della proprietà della villa. Che intendete dire? Lì sono sepolti tutti quelli che hanno lavorato qui, servi, guardiani e le loro famiglie, oltre ovviamente ai vecchi proprietari. I Lebedev? Proprio così, curiosetta. E quindi il dottor Galen? No, il dottor Galen non è un Lebedev, ma il suo maestro sì, lo era. Galen viene da una famiglia molto umile. Lui dalla vita ha avuto due doni e non di poco conto. Un genio smisurato e poi uno scienziato famoso che lo notò quando era ancora un giovinetto. E così Lebedev lo prese sotto la sua protezione e lui ne diventò il pupillo. E prima di morire, visto che non aveva figli, Lebedev lasciò a Galen la villa e tutto il resto. Comunque questo è quello che si dice in giro, ma potrebbe essere una leggenda. La verità la sa solo il dottore. Ma voi non credete che il dottor Galen sia un pochino... Matto! Sì, ecco, fa cose strane, ha dei comportamenti inspiegabili. Cosa ti aspetteresti da un cervello come quello di Galen? Sapessi quante ne ho viste e toccate con mano, e non solo in questa casa. Perché tu pensi che il mondo là fuori sia migliore? Niente affatto. E soprattutto quando si ha a che fare con la gente ricca. Quando avevo la tua età, io di case ne ho girate tante. Non ce n'era una in cui il Signore fosse sano di mente. Uno di questi, uno scienziato di fama mondiale, teneva un piccione in camera come se fosse la sua sposa. E guai a chi glielo toccava. Chissà cosa sarà successo quando il pennuto è morto. Beh, io ero già lontano. Vedrai, bambina mia, tu sei nuova di qui. Vedrai che con il tempo ti abituerai e a queste cose non ci farai più caso. Allora, come sta andando? Sono senza parole. Sono stati 2 mesi incredibili in cui... Lasciatevelo dire, dottor Galen, voi siete un genio. 2 mesi, eh? Andateci piano, signor Cavalcante. Il vostro corpo ha dovuto sopportare un intervento molto debilitante e invasivo. Ma guardatemi adesso. Non dimostro forse 40 anni in meno. Cercate di non esagerare con le intemperanze, soprattutto se di carattere sessuale. Ma come posso non lasciarmi andare, dottore? Ho contato i giorni, i mesi, gli anni della mia decadenza con amarezza infinita. Ogni volta che mi guardavo ad uno specchio, una parte di me stentava quasi a riconoscersi. Ho visto la mia pelle raggrinzirsi sempre di più, imbruttire, pienarsi di macchie. E poi quella puzza insopportabile, quell'odore da vecchio. E anche il corpo, la fisicità poderosa della gioventù. Tutto è andato in malora, lentamente. E con ciò anche la mia dignità di uomo abituato a vincere. Perché dovete sapere che c'è stato un periodo in cui non avevo bisogno di mostrare titoli per conquistare una donna, in cui non dovevo ostentare la mia ricchezza, sebbene questa mi abbia sempre preceduto. L'essere libertino dipendeva solo dal fascino. E beh, quello di certo non mi mancava. Poi è diventato tutta una questione di soldi, di utilità. Le donne hanno semplicemente smesso di guardarmi come un partito bello, interessante. Anzi,
possiamo dire che hanno smesso di guardarmi e basta, se non per chiedermi qualche favore o denaro. E allora ditemi, un uomo come me, che cosa doveva fare? Un uomo che non è abituato a lavorare nei campi, ma che il destino ha voluto che vivesse solo di rendita, di onori mai guadagnati, mai ereditati. Che cosa poteva fare se non godere della conquista di una donna e di qualche altro piccolo piacere? Quando sentii la freschezza, la vitalità, l'avvenenza scivolarmi tra le dita dirette verso il baratro della dimenticanza, allora mi sono chiesto: ma che ci sto a fare io a questo mondo? Cosa potrei mai fare se non arrancare come uno sciagurato aspettando la fine? Dottor Galen, voi mi avete regalato la gioia di una seconda giovinezza. Come posso? Ditemi, come posso non lasciarmi andare? Certo, certo, la vecchiaia, il vigore che se ne va, il fiore della giovinezza che appassisce e secca. E noi ci spegniamo con lui. Ci siamo passati tutti. Ma non vorrei, ecco, assistere all'insorgere di qualche effetto collaterale. Non vorrei, insomma, dover tornare ad operarvi lì sotto. Non so se mi spiego. Sì, certo, dottore, si capisce, ma starò attento. Sarà meglio che prima che partiate vi faccia un controllo. Sì, certamente, dottore, ma la prego. Prima lasci che l'abbracci, che le baci la mano. Ma prego, ma prego. Grazie di tutto, dottore. Dovrebbero esserci più persone qua. Che fine hanno fatto tutti? Una volta questa casa era piena di inservienti. La solita lingua lunga. Louise, è tutta sua madre. Ma se ti dicessi, zio, che sono tornata solo per i biscotti di Elvira? Marta. Sto scherzando. Ne ho fatti preparare in abbondanza, così non te ne andrai a mani vuote. Grazie, Elvira. Al resto ci pensiamo noi. Allora, cugino, quando ci fai vedere il laboratorio dello scienziato pazzo? Se proprio insistete, farò di tutto per annoiarvi. Su via, non si fa altro che parlare di voi. Sei sulla bocca di tutti. Ma adesso sei andato oltre la notorietà. Sì, anche in città. Tutti a decantare il tuo nome. Galen di qua, Galen di là. È perché non sanno del mio patto con il diavolo, altrimenti si ricrederebbero. Ho sentito parlare di invenzioni rivoluzionarie, addirittura di magia. Ho solo ultimato gli studi sui sistemi avanzati di macchine avviati dal mio defunto maestro. E adesso se ne stanno servendo tutti per crescere a dismisura. Per quanto riguarda la magia, invece... Lo zio ringiovanisce i vecchi. Esattamente. Anche se avrei voluto occuparmi di tutt'altro. Ad esempio? Ad esempio, biogenetica. Ma ormai è diventata una cosa troppo politica. Si rischia di venire additati come membri di una fazione. E io ho sempre preso parte per me stesso, nel bene e nel male. Via! Cosa aspetti ad usare il bisturi su di te? Prova a diventare giovane. Sì, zio, ti rimetti in sesto e ti presenti ai gran balli della domenica tirato a lucido. Vedrai che strage di donne. Vedi, a proposito di irriverenza. A parte tutto, avete mai pensato di usare il bisturi su di voi? Beh, sì, ma dovrei trovare qualcuno capace di mettermi sotto ferri e di farlo come lo faccio io. E al momento non c'è nessuno a questo mondo in grado di eguagliarmi, anche se forse qualcuno ci sarebbe. Dovrei solo, ecco, inventare un altro me stesso.
Lebedev, tu lo sai perché un uomo è più incline e ostinato a vivere una vita come la nostra, fra pozioni e alambicchi? L'imporsi un limite e volerlo superare? Forse per pura e semplice soddisfazione personale. La realtà è che ci sentiamo imperfetti, incapaci di generare la vita come solo una donna può fare, che di fatto è il vero Dio sulla terra. Perché le nostre creazioni sono difettive, intrinsecamente incomplete. Possono avere forma, possono avere sostanza, ma non possono averle entrambe. Le nostre invenzioni non sono che surrogati mal riusciti della più perfetta tra le opere. La vita, la regina delle creazioni. La materia e lo spirito che si fondono in un tutt'uno inseparabile. Avete adottato una creatura dei boschi. Oh, certo, Grisha. Che strano nome. Mi ricorda una vecchia storia. È senz'altro adorabile. Sa tenermi compagnia. L'ho invitato ad entrare più volte. È così reticente. Mi chiedo perché. Forse ha solo bisogno di tempo. Tu dici, Lebedev? Non scordatevi che ha vissuto tutta l'esistenza in una selva dove non vige alcuna legge se non quella della natura. E che il suo affetto per voi è in gran parte dettato dal bisogno, ovvero dal cibo che senz'altro gli offrirete ogni volta che viene a trovarvi. Quanto vorrei capisse che non potrei mai fargli del male. Un animale da compagnia è sia amico sia schiavo dell'uomo. Essendo bestia, al vostro caro Grisha sicuramente non mancherà il fiuto. Perché? Perché scegliere la via più difficile? State parlando di voi o del cane adesso? Lebedev, non siamo noi inferiori agli animali stessi? Non ti senti a volte prigioniero di una grottesca giostra che ruota intorno al nulla? La natura, il legame che con lei avevamo, ormai lo abbiamo perduto.
Vai piano. E Grisha? Dottor Galen, deve essere stato un cacciatore di Frodo. Povero piccolo. Quei maledetti. Sparano alla cieca su qualsiasi cosa vedono muoversi. Sta perdendo sangue, ma non è in pericolo. Un colpo lo ha preso di striscio. L'altra pallottola si è conficcata nella coscia posteriore. Su, prendetelo e seguitemi. Da questa parte, alle scale. Portiamolo in laboratorio. Dicono che in quel laboratorio il diavolo si impossessa di... Zitto e fa come ti dice. Allora, vi siete deciso? Giusto e sbagliato sono definizioni molto volubili, dottore. L'etica è come l'argilla, maneggiabile e rimaneggiabile all'infinito e non secca mai. Dovete solo decidere da che parte stare. L'amico, l'uomo o lo scienziato. Al diavolo questi sofismi. Tu sai benissimo che chi spacca il capello in quattro lo fa soltanto per brama personale. Io non ho più la tua età, Lebedev. Ho già fatto i conti con la coscienza in passato. Non ho bisogno di alcuna giustificazione. Dunque ancora una volta farete lo scienziato. Ho sempre pensato che i nostri sogni di gioventù non debbano mai smettere di ispirarci e di guidarci e spronarci lungo la nostra causa. «20 minuti, poi si comincia». Sono passati quasi 8 mesi dall'intervento. Grisha, anzi Grigor,
ha quasi del tutto assunto le forme e le sembianze di un essere umano. Grazie all'esperimento possiamo in ultimo affermare che nell'ipofisi sono racchiuse non soltanto le informazioni materiali, apparato muscoloscheletrico, forma e disposizione degli organi, funzioni biologiche e via dicendo, Ma chi ha scritto questa roba? ma anche le virtù intellettive, con tutto ciò che ne deriva. Silenzio! Silenzio! Chissà se magari piangendo vi farò sorridere. O magari cercando il riso vi farò piangere. Ormai Grigor è un essere munito di autocoscienza. Parla correntemente la nostra lingua, è più erudito e sveglio di un qualsiasi pezzente arricchito. Chissà cos'altro sarà in grado di apprendere in futuro. È senz'altro una scoperta eccezionale. Tutta la scienza ne beneficerà. Un altro fondamentale frutto è stato colto dall'albero della vita. Non è che è un germoglio. C'è solo una cosa che voglio chiedervi. Cosa ne farete di Grigor? Ma è naturale. Resterà con me. Lui viverà qui. Continuerò a occuparmi di lui. E poi? Non mi direte che lo lascerete libero di scegliere cosa fare nella vita?